Buongiorno amici, oggi proveremo ad unire Bibbia e attualità proprio perché sono, come dire, gli stessi attori dell'attualità che lo fanno. A dimostrazione ancora una volta del fatto che la Bibbia non solo è un libro storico, ma un libro attuale e un libro attivo, nel vero senso della parola. Pensiamo per esempio al discorso che ha fatto Trump, il discorso di insediamento, quando ha nominato Our God, il nostro Dio. Chissà a chi si riferiva quando parlava del loro Dio, visto che quando si dice nostro Dio vuol dire che lo si distingue dagli altri e quindi sarebbe interessante conoscere qual è il Dio al quale si rivolge lui e intende far rivolgere la sua nazione. E poi c'è una citazione che è molto importante fatta da Netanyahu, del quale ho già parlato, dicendo che è di famiglia sionista laica, della parte laica della sua famiglia, e nonostante questo non si fa scrupolo di citare la Bibbia. Direi forse a dimostrazione del fatto che la Bibbia non è un libro di religione. E lui in un suo discorso ha detto: ricordatevi di Amalek. Siccome forse non tutti sanno chi è Amalek, la cosa migliore da fare è leggerlo nella Bibbia, così non ci sbagliamo, anche perché nel mio lavoro sapete che la Bibbia è il punto di riferimento, facendo finta che sia vera. Allora, nel libro della Genesi, al capitolo 36, c'è scritto: questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, siamo al versetto 9, nelle montagne di Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esaù. Non ve li leggo tutti per non annoiarvi, ma seguo soltanto la linea principale che ci interessa per il discorso che dobbiamo fare. Questi sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù. Quindi Elifaz è il primogenito di Esaù, che ricorderete è il fratello gemello di Giacobbe, cioè il fratello gemello di Israele. Poi, andando avanti nella genealogia, la Bibbia dice: questi sono i capi dei figli di Esaù, i figli di Elifaz, primogenito di Esaù, il capo di Teman, il capo di Omar, il capo di Sefo, il capo di Kenaz, il capo di Core, il capo di Gatam, il capo di Amalek. Ecco, e qui siamo arrivati al nome citato da Netanyahu. Amalek è come dire, un po' il nemico storico, il nemico giurato, quasi il male assoluto per quanto riguarda Israele, perché gli Amalechiti avevano attaccato Israele durante il suo esodo dall'Egitto, e andiamo a vedere che cosa è successo. Nel capitolo 17 del libro dell'Esodo c'è scritto: Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò diritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. A questa frase state date diverse interpretazioni, tra cui interpretazioni quasi miracolistiche come intervento di Dio, intervento della potenza di Mosè, del bastone di Dio. In realtà durante le battaglie nel passato sappiamo che i capi, i comandanti stavano in alto per poter osservare ciò che avveniva nel campo di battaglia, e quando alzavano le mani significava che il loro esercito stava prevalendo, cioè che le cose stavano andando bene, quindi era una sorta di segnale, e questo dava forza ai loro combattenti, che quindi trovavano ulteriore vigore e quindi davano ancora maggior spinta a quel momento che era loro favorevole. E difatti dice: quando Mosè alzava le mani Israele prevaleva,
ma quando le lasciava cadere prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, voleva evidentemente continuare a dare questo messaggio positivo ai suoi combattenti, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aaron e Hur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli a fil di spada. Quindi questo è ciò che è avvenuto durante l'uscita dall'Egitto e da quel momento Amalek è diventato veramente il nemico giurato di Israele. Ma la battaglia a cui si riferisce Netanyahu quando dice ricordatevi di Amalek, cioè ciò che era stato fatto ad Amalek, è narrata nel primo libro di Samuele nel capitolo 15. Samuele disse a Saul: il Signore ha inviato me per ungerti re sopra Israele, suo popolo. Ora ascolta la voce di Yahweh. Così dice Yahweh degli eserciti, tanto per cambiare. Ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele, come gli si oppose per la via quando usciva dall'Egitto. Va dunque e colpisce Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene. Non risparmiarlo, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Saul convocò il popolo e passò in rassegna le truppe a Telaim. Erano 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giuda. Saul venne alla città di Amalek e tese un'imboscata nella valle. Saul colpì Amalek da Avila in direzione di Sur, che è di fronte all'Egitto. Egli prese vivo Agag, re di Amalek, e sterminò a fil di spada tutto il popolo. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio del bestiame minuto e grosso, cioè gli animali grassi e gli agnelli, tutto il meglio, e non vollero sterminarli. Invece votarono allo sterminio tutto il bestiame scadente e patito. Questa scelta fatta da Saul di risparmiare il re degli Amalechiti e di risparmiare il bestiame migliore costò a Saul il regno, perché Yahweh si arrabbiò con lui per il fatto che non aveva eseguito il suo ordine. E allora, prosegue la Bibbia, fu rivolta a Samuele questa parola del Signore. Mi pento di aver fatto regnare Saul, perché si è allontanato da me e non ha rispettato la mia parola. Vi risparmio tutta una lunga lettura del brano intermedio dove Saul e Samuele discutono. Saul chiede di essere perdonato, ma gli viene detto che non è possibile. E qui c'è un'altra citazione che viene spesso utilizzata dai, come dire, difensori di Yahweh, che dicono che non è vero che Yahweh voleva sacrifici. Perché Samuele esclamò: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce di Yahweh? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione è la ribellione, e colpa e terafim l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re. Quindi non è che Yahweh non volesse i sacrifici, Yahweh li voleva e come, l'abbiamo visto molte volte, ma in realtà Yahweh ai sacrifici preferiva il fatto che i suoi sudditi, i suoi governati, fossero ligi, assolutamente ligi ai suoi ordini. Riteneva l'obbedienza superiore all'offerta dei sacrifici. Era per lui fondamentale. Ma vi ho letto prima che Saul prese vivo Agag, re di Amalek, e sterminò a fil di spada tutto il popolo, ma l'ordine era di uccidere. La Bibbia qui contiene una omissione, non so dirvi se sia una dimenticanza casuale per motivo di una non conoscenza dei fatti
o se sia una omissione voluta perché non è molto edificante. E invece questa omissione non è contenuta nel racconto che dello stesso evento fa Giuseppe Flavio nelle sue antichità giudaiche, perché Giuseppe Flavio, quando parla di questa battaglia, dice alcune cose. Ricorda che il Signore dice: io ti ordino di vendicarti sugli Amalechiti con le armi, e quando li avrai vinti di non lasciare vivo nessuno di loro. Passerete sopra ogni età, iniziando dalle donne e dai bambini. Questa sarà la vendetta per quello che essi fecero ai vostri antenati. Tu non devi risparmiare né bestie da soma, né qualsivoglia animale per tuo uso o per tua proprietà, ma devolverete tutto a Dio in ossequio agli ordini di Mosè per cancellare il nome di Amalek. Giuseppe Flavio ci dà poi una breve descrizione delle modalità con cui avveniva questa battaglia, che sembra la descrizione di una sorta di guerriglia urbana estremamente moderna, anzi direi contemporanea. Allora poi c'è la battaglia e, compiuta l'impresa con successo in conformità alla predizione di Dio, attaccò le città degli Amalechiti, parte con macchine da guerra, parte con camminamenti sotterranei e bastioni esterni, alcune con la fame e con la sete, altre ancora assediate e prese con altri mezzi. Seguitò con la strage di donne e bambini e non ritenne di compiere un atto barbarico o ripugnante all'umana natura, anzitutto perché si trattava di nemici e poi perché c'era il comando di Dio al quale era pericoloso disobbedire. Egli prese prigioniero anche il re nemico Agag, che per la sua ammirevole bellezza e straordinaria statura giudicò degno di venire risparmiato. E qui non era più in accordo al volere di Dio, ma seguiva i suoi sentimenti personali e cedeva fuori tempo alla compassione quando a lui non era permesso senza pericolo. Poiché Dio odiava la stirpe degli Amalechiti, non dimentichiamo che gli Amalechiti erano discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Poiché Dio odiava la stirpe degli Amalechiti, gli aveva ordinato di non risparmiare neppure i bambini, dei quali è più naturale che si abbia compassione. Saul tuttavia salvò il loro re, autore di tanti mali per gli ebrei, avendo maggiore riguardo per la bellezza del suo nemico che memoria per gli ordini di Dio. Qui si capisce quanto sia importante, quanto sia drammatica questa citazione di Netanyahu. Ricordatevi degli Amalechiti, perché insomma si tratta di uno sterminio, come dice Giuseppe Flavio, a cominciare dalle donne e dai bambini. Siamo adesso nel 2025. La Bibbia continua ad essere attuale e attiva. Si parlava di sterminio circa 3000 anni fa, molti parlano di sterminio ai tempi attuali. C'è stato anche nel 1960 un giurista italiano, anzi un giudice addirittura della Corte Costituzionale, il quale ha giustificato ancora una volta questi stermini e lo ha fatto in questo libro, Il diritto nella Bibbia. Io vi leggo alcuni passi, ma permettetemi di farlo prendendoli da un mio libro nel quale ho citato questi passi, e cito testualmente. Il professor Nicholas Jäger, che era anche docente universitario, nella prefazione l'autore scrive: per attrarre l'attenzione dei giuristi e dei politici sugli argomenti di meditazione che il diritto pubblico offre anche ai non credenti, avevo il dovere di fare il possibile per diffonderne la conoscenza e convalidarla con dovizia di citazioni testuali. E parlando agli studenti dice: vorrei dire loro oggi, se mi fosse possibile,
che qui si parla, cioè nella Bibbia, del sapere più alto al quale si possa ambire e tentare di avvicinarsi un giurista, di un diritto che per noi credenti è stato formulato sotto la guida di una diretta ispirazione divina, ma che non può non suscitare una forte emozione, anche più forte, anzi nei non credenti, perché i principi che si desumono dall'esame dei suoi istituti hanno indiscutibilmente un valore assoluto ed eterno, immensamente superiore a quello di ogni altro ordinamento dei rapporti fra gli uomini. Cioè ciò che c'è scritto nella Bibbia, secondo questo giurista, anno 1960, ciò che c'è scritto qui è superiore a ogni altro pensiero giuridico che possa essere formulato dagli uomini. E quindi questi principi non possono e non devono restare ignorati o fraintesi. È stato scritto che la Bibbia aveva ragione, direi che essa ha ragione ancora e ogni giorno di più. Sono passate diverse decine di anni e queste parole si sono rivelate in un certo qual modo profetiche. La guerra di annientamento era imposta quindi dall'istinto di conservazione come unico modo di prevenire il pericolo di sollevazione incombente di continuo anche per l'intensità molto più viva di oggi dell'istinto di vendetta nei vinti e nei figli dei vinti. Ora, la missione del popolo di Israele, che consisteva nella conservazione e nella trasmissione della legge fino alla pienezza dei tempi, non esigeva soltanto la sua fedeltà a Dio, ma anche la conquista e la difesa delle condizioni di vita che erano altrettanti presupposti di quella fedeltà. La sua indipendenza spirituale e quindi una certa autonomia anche politica su un territorio proprio e il suo isolamento dagli altri popoli di religione diversa, reso possibile soltanto quando questi, terrorizzati se non annientati, avessero cessato di insediarlo comunque. Perciò era rischioso risparmiare la vita anche alle donne e ai bambini, sebbene li si ritenesse talvolta suscettibili di una educazione capace di spengere o almeno di affievolire quell'imperativo di coscienza che imponeva la vendetta di sangue contro gli uccisori dei propri parenti. L'annientamento dei figli del nemico, innocui oggi ma pericolosi domani, era condizione per sopravvivere e per assicurare la vita dei propri discendenti. E poi rivolgendosi a noi dice: contemporanei dei più feroci esempi di genocidio che si siano avuti nella storia, per di più organizzati con metodi scientifici e attuati con mezzi tecnicamente perfetti, certo non possiamo noi, uomini, qui dice del XX secolo, scandalizzarci dei modesti tentativi di 3000 anni fa. Cioè lo sterminio di intere popolazioni erano dei modesti tentativi compiuti 3000 anni fa rispetto a ciò che siamo capaci di fare noi oggi. E allora siamo di fronte ad una situazione che si sta protraendo da molti secoli, ma è una situazione estremamente drammatica perché continua a giustificare sulla base di un libro che si vuole considerare un libro di religione ispirato da un Dio di amore, un Dio che ama l'umanità, un Dio che vuole un'umanità buona, che vuole un'umanità misericordiosa. Ecco, sulla base di questo libro si continuano a giustificare dei genocidi e lo fa anche un giurista, il che è gravissimo. Ora, che lo faccia Netanyahu è non giustificabile, ma quantomeno comprensibile, anche se lui, diciamo formalmente, appartiene ad una famiglia sionista laica. Ma questo ci sta a dire che la Bibbia è un libro di storia e, come ho detto all'inizio, è un libro attuale ed attivo.
A proposito del fatto che il libro di cui stiamo parlando sia sostanzialmente un libro di storia, voglio soltanto citarvi un dato di cui magari poi parleremo in qualche altro video. In Israele da alcuni decenni, finalmente, gli archeologi si sono dedicati alla ricerca delle prove archeologiche della storicità della Bibbia e ne stanno trovando ogni anno, tant'è che fanno addirittura delle classifiche. Ogni anno fanno una classifica dei 10 più importanti ritrovamenti che confermano la Bibbia, ritrovamenti là nella terra di Israele. Per esempio, ci sono 50 personaggi, 53 per la verità, 53 personaggi che sono citati nella Bibbia e di cui è dimostrata l'esistenza storica e il loro rapporto anche con gli eventi biblici. Vi dico soltanto che 5 derivano dall'Egitto, 1 da Moab, 5 dalla Siria, 9 dal regno del nord di Israele, 14 dal regno del sud di Giuda, 7 da Babilonia e 6 dalla Persia. Ma avremo modo di parlare magari di alcuno di questi, vedendo anche i riferimenti, le citazioni bibliche, a dimostrazione del fatto che, come dicevo all'inizio, la Bibbia è sostanzialmente un libro di storia attuale e, come abbiamo visto, nei secoli drammaticamente attivo. Ciao, grazie e alla prossima.